Ciao a tutti ragazzi, sono Renate Italia e oggi apriamo una bella parentesi sulla nostra rubrica del collezionismo e andiamo a trattare il primo dei 5 set che sono usciti in esclusiva americana in prima edizione. Da noi arriveranno poi successivamente con varie ristampe, con vari set specifici come Dark Beginning 1 e 2, Dark Revelation 1, 2 e 3. Partiamo oggi con Legacy of Darkness, espansione che esce nel 6 giugno del 2003, conta 105 carte rispettando sempre lo schema di 2 Secret, 10 Ultra e 10 Super, ospitando poi 17 comuni, scusate, 17 rare e 62 comuni. Devo subito farvi vedere Yatagarasu, che è il mostro principale del set, il mostro che introduce anche i mostri spirit per la prima volta in Yu-Gi-Oh! Che vedremo più avanti. Yatagarasu sarà poi una delle carte fondamentali anche per i mazzi che si sfideranno nel campionato mondiale del 2003, ma di questo magari ne parliamo più avanti. È un'espansione Legacy of Darkness che si divide principalmente in 4 parti. La prima, come potete vedere, è dedicata maggiormente ai mostri di tipo demone. Specificatamente ai mostri di tipo demone troveremo poi delle carte magia e trappole create apposta per questa tipologia di mostro. È un'espansione che punta tanto anche a incentivare meccaniche di gioco basate sulla stessa tipologia di mostro. La seconda parte viene dedicata invece ai guerrieri. Troviamo Fred, il Machinist General, principalmente, ma anche il guerriero dei Geffer, che con i suoi 1700 punti di attacco diventa anche un attimo punto di riferimento per i mazzi guerriero. Questa pagina di rilevante c'è anche Exile of Force che permette di, tributando quella carta, di distruggere un mostro sulla parte dell'avversario. Anche qui troviamo le carte specificatamente disegnate per i mostri tipo guerriero e la prima delle super short print, che saranno 4 poi all'interno del set, Emergency of Provisions. La terza parte, che fa da capo Drago Tiranno, viene dedicata completamente ai mostri di tipo drago, non che ce ne sia necessario, perché comunque la maggior parte dei mostri di Yu-Gi-Oh! Fino adesso buona parte era dedicata ai mostri di tipo drago, ma troviamo ulteriori supporti anche in questa espansione. La quarta parte, che è la parte, diciamo, chiave del set, oltre ad ospitare i mazzi di tipo Spirit che vi faccio vedere tra un attimo, mescola anche diverse tipologie di mostro come incantatore, macchina e zombie. Carta molto interessante che la troviamo in questa pagina, è sicuramente Fiber Jar con un effetto potentissimo, devastante, oltre ad avere un artwork secondo me straordinario, è che permette ai giocatori di rimescolare tutto il campo di gioco e di pescare nuovamente 5 carte dal proprio deck. Arriviamo alla parte essenziale del set. Troviamo i mostri tipo Spirit. Mostri tipo Spirit, vi dico subito che in fase di pull ce ne sono 5 comuni e sono 5 short print sulle 8 totali del set. Peccato solamente che oltre ad aver stampato i mostri spirit siano state stampate in questo set solamente 3 carte dedicate a questi mostri qui. 2 le vediamo qui, sono le 2 carte magie dedicate. Mostro Spirit, meccanica completamente tutta sua, permette di avere delle risoluzioni di effetti molto molto potenti, a patto però che i mostri ritornino in mano durante l'end phase del turno. I principali mostri, oltre lo Yata che vi ho fatto vedere all'inizio, sono sicuramente, scusate, oltre lo Yata che vi ho fatto vedere all'inizio, sono sicuramente Yamata e Inokago Sushi. Uno permette di pescare delle carte se infligge danno da combattimento, l'altro permette obbliga il giocatore a scartare l'intera mano prima di pescare dal deck. Un oceano leggendario sostituirà poi la carta Umi per tutti i mazzi che riguarda poi il tipo acqua, l'attributo acqua e via.
Vi volevo far vedere molto volentieri queste due mostri fusione, sono Super Robo Raio e Super Robo Lady, sono esattamente lo stesso mostro, cambia solamente l'artwork e il nome perché l'effetto che consente a uno di evocare l'altro e l'altro di evocare l'altro se stesso è identico, una curiosità, una particolarità che rimarrà solamente su questo tipo di mostro fusione qui e non troveremo poi da nessun'altra parte. Smoke Grenade, la seconda delle 4 super short print che ospitano il set, a fianco creature swap. Un'altra carta ovviamente staple, diciamo, di tutti i mazzi GOT, che come saprete meglio di me permette di invertire il possesso di un mostro all'interno del campo dei due giocatori. Una carta di cui non potevo assolutamente non parlarvi è Convulsion of Nature, che ha dell'incredibile come effetto perché obbliga i giocatori a prendere il proprio mazzo e a girarlo a faccia in su, continuando così il resto del duello. Una carta che ha un effetto veramente, veramente particolare e sarà un po' anche una caratteristica dei prossimi set ospitare carte di questo genere che introduce un effetto molto particolare che esula da tutti gli altri che possiamo trovare normalmente. Disappear, un'altra delle super carte short print, super short print all'interno del set. E niente, rimetto via la Tour, ma prima ve ne voglio parlare un attimo. Innanzitutto è la seconda carta trappola, la seconda carta non mostro che viene messa di copertina per la bustina, ma è anche la prima carta del gioco che tramite un effetto specifico consente il pareggio tra due giocatori. Ovviamente dedicata ai mostri spirit, l'artwork non poteva essere diversamente. La Lily, una delle carte più famose sicuramente, non ve la faccio, non sto qui a rispiegarvela. È un set molto molto carino. I mostri tipo Spirit, curiosità, vengono giocati dal personaggio Noah, che è un personaggio che introduce una parentesi nella vita privata del personaggio Kaiba all'interno dell'anime. È un set molto bello, è diviso in 4 parti: il Spirit, Guerriero, Drago e Demone, ognuno con i suoi supporti specifici, e indirizzato, come ho detto all'inizio, a far creare al giocatore carte con la stessa tipologia di mostro. Non ho altre curiosità da elencarvi. Il secondo set che andremo a vedere più avanti ve l'ho già mostrato prima, sarà Pharaonic Guardian. Anche qui troveremo delle carte molto molto interessanti e molto molto curiose. Io sono Renate Italia, trovate questa e altra della mia collezione sulla mia pagina Instagram, di cui vi lascio il link qui sotto. Scrivetemi se volete altre curiosità, se avete qualche domanda o qualcosa da aggiungere in quanto è stato detto in breve tempo, perché comunque in 10 minuti non si può dire molto. E vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.